Succulento e verace è tra i piatti di carne più tipici delle Marche, dove la cucina di terra conserva ricette di autentica tradizione popolare. Vuoi sapere di cosa sto parlando? Segui questo video e scoprirai quale piatto andiamo a realizzare assieme con consigli e suggerimenti per stupire i tuoi ospiti. Bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, Executive Chef e tuo personale aiuto per realizzare piatti speciali. La cucina marchigiana dell'entroterra è rimasta profondamente radicata ad una civiltà storicamente rurale, un tempo costituita prevalentemente da mezzadri e contadini. Figura centrale di quella società agricola era la vergara, la massaia che si occupava dell'economia domestica e lavorava piatti robusti, schietti, di sostanza, caratterizzati dal sapiente utilizzo di ciò che era disponibile. Così, se i primi erano per lo più zuppe di verdure e legumi, la pasta fresca in casa era riservata alle feste, i pochi piatti di carne erano a base dei cosiddetti animali da cortile. Le carni bianche sono infatti molto presenti nella gastronomia marchigiana, dal pollo al coniglio in particolare, interpretato in una gran varietà di ricette tradizionali. Il tipico potacchio, a pezzi, cotto in padella con un sughetto al pomodoro, con le olive e con le cipolle, a offida, fino allo straordinario coniglio porchettato. La preparazione in porchetta, comune ad altre regioni del centro Italia, di solito viene riservata al maialino al latte arrostito, farcito con spezie e finocchietto selvatico. Nelle campagne marchigiane di un tempo il maialino era però il piatto del padrone e le vergare si ingegnarono a cucinare nello stesso modo la carne di coniglio, più abbordabile, farcita con un battuto delle loro stesse frattaglie, fegato, cuore e polmoni, cotiche di maiale sbollentate o pancetta se disponibile e finocchietto. Questa erbetta spontanea dal profumo intenso e quasi piccante che cresceva abbondante in campagna anche ai margini delle strade è la principale responsabile del gusto caratteristico di questa e altre specialità regionali. Con buona pace della norceria laziale e umbria, nelle Marche il finocchietto profuma anche di lumache sia di terra, le cucciole, sia di mare, oltre a olive sott'olio e biscotti. Se lo scopo originario del finocchietto era di stemperare il gusto un po' selvatico del coniglio, l'utilizzo del lardo, pancetta o altri tagli secondari del maiale, presenti in tutte le varianti della ricetta, servivano a renderlo più morbido, saporito e succoso. La sua carne infatti è tra le più magre e il rischio di trovarsi con un arrosto troppo asciutto e stopposo dopo la cottura è elevato. Se questo contenuto lo ritieni utile, ti invito a condividerlo con i tuoi amici e a mettermi like. Per te è gratuito, ma per me è di grande stimolo. Sarei proprio felice, sempre che non lo hai già fatto, se ti iscrivesti al mio canale. Potrai farlo qua sotto attivando anche la campanellina, così da non perderti i video che andrò a pubblicare ogni settimana. E se poi hai delle domande e dei suggerimenti, scrivilo nei commenti qua sotto o direttamente nella community. Ti consiglio anche di iscriverti alla mia pagina Instagram, Argento Chef, per seguire i miei spostamenti. Oggi, in questo video, ti faccio vedere come faccio il coniglio in porchetta secondo la tradizionale ricetta insegnatomi da mia suocera. Ingredienti per 6 persone. Un coniglio intero pulito con le sue frattaglie. 15 fette di pancetta tesa. Finocchio selvatico. 2-3 spicchi d'aglio. Un cucchiaio abbondante di lardo. Sale e pepe. Cannella. Noce moscata e vino bianco da mettere nella teglia. Lava il coniglio con acqua e aceto. Taglia la pancetta a pezzi, sminuzza l'aglio e mettilo in un contenitore con la pancetta. Taglia grossolanamente anche il finocchio selvatico. Mescola e inserisci un po' di sale e pepe, cannella e noce moscata. Taglia le frattaglie e mescola bene tutto insieme con i precedenti ingredienti. Stendi il coniglio su un piano, incidi le cosce e spezza le ossa delle gambe superiori. Tamponalo con carta assorbente, insaporiscilo con sale e pepe e farciscilo con il composto appena preparato. Arrotola e chiudi bene con uno steccone o con ago e filo resistente. Cospargi accuratamente con il lato e ungi anche la teglia dove lo andrai ad appoggiare. Aromatizzalo in superficie con altro finocchio selvatico.
Inforna a 180 gradi per circa 50 minuti. A metà cottura bagna con un bicchiere abbondante di vino bianco, meglio se verdicchio dei Castelli di Jesi. Rigira il coniglio ogni tanto e inroralo con suo sughetto. Non deve essere troppo asciutto e, se necessario, aggiungi un po' di acqua o brodo vegetale. A cottura ultimata, quando il rollé si è intipidito, togli lo steccone, frulla il fondo di cottura che utilizzerai per la presentazione del piatto, taglia a fette e servi con patate al forno. Bene bene, anche per oggi sono giunto al termine. Fammi sapere nei commenti qui sotto se lo hai mai fatto o se hai un'altra ricetta. Se invece hai fatto la mia versione, fammi sapere come ti è venuto. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!